Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme dei magnifici biscotti cuor di mela. Più che biscotti possiamo definirli dei deliziosi pasticcini che possono accompagnare un tè o un caffè e perché no anche un dopo pasto. Quindi iniziamo subito questa semplice preparazione e anche abbastanza veloce. Quindi vi consiglio di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è preparare una buonissima pasta frolla. Iniziamo nel mettere nella farina un pizzico di sale, la polvere lievitante per dolci, mescoliamo un po' e aggiungiamo del burro morbido ma non molle, deve essere praticamente plastico così, non deve essere né molle né duro, quindi lo tiriamo fuori una mezz'oretta prima di usarlo. Facciamo così, mettiamo dentro e andiamo a sabbiare, quindi a sbriciolare il burro con la farina in questo modo. Sbriciolato la farina con il burro, formiamo una fontana e aggiungiamo le uova e lo zucchero e anche l'estratto di vaniglia. Iniziamo a mescolare, facciamo assorbire lo zucchero e man mano iniziamo a tirare la farina, così, e mescoliamo. Mescolato bene, trasferiamo il composto sul piano da lavoro. Iniziamo a impastare dolcemente, mi raccomando, la frolla non deve essere lavorata troppo. E con l'aiuto delle mani formiamo un panetto. Aiutiamoci magari con un pizzico di farina, in modo che non si attacchi al piano. Ed ecco qui, la pasta frolla è pronta. Avvolgiamo in pellicola E la lasciamo riposare per un'oretta in frigorifero. Se avete un po' di tempo in più ancora meglio, perché la pasta frolla più riposa, più si raffredda e migliore sarà il risultato anche nella gestione appunto della pasta frolla, perché come sappiamo è molto delicata, quindi si rompe facilmente, quindi più è fredda e più possiamo lavorarla bene. Intanto che la pasta frolla riposa in frigorifero, ci dedichiamo alla farcitura, quindi al ripieno dei nostri biscotti. E allora cosa facciamo? Sbucciamo e tagliamo a pezzetti piccoli, più piccolo possibile, le mele. Tagliate le mele, adesso passiamo alla cottura. In una casseruola mettiamo le mele, lo zucchero, un pizzico di cannella e il succo di mezzo limone. Ho un limone più piccolo intero. Togliamo il nocciolo, accendiamo il gas e portiamo a cottura fino a che non risulteranno morbide, ok?
Le mele hanno iniziato a rilasciare il succo, quindi il liquido, e adesso continuiamo la cottura fino a che non diventano morbide e si asciuga insomma tutto il liquido che vediamo. Dopo circa 10 minuti, ecco, il liquido si è ritirato, si è ristretto e le mele si sono ammorbidite. Ok, allora a questo punto io spengo la fiamma e aggiungo alle mele della confettura di albicocche. Mescolo il tutto e lascio raffreddare. Benissimo, abbiamo adesso tutto l'occorrente pronto per assemblare i nostri biscottini. La pasta frolla si è raffreddata molto bene e andiamo a stenderla. Divido a metà il panetto, metto un po' di farina e stendiamo. Stendiamo la frolla all'incirca mezzo centimetro, ok? Di spessore, non troppo sottile, E poi con un coppapasta da 7 cm, 8, poi dipende da voi la misura che volete utilizzare. Andiamo a formare i nostri dischi. E adesso non ci resta che farcire, quindi con un cucchiaino andiamo a mettere all'interno un po' del ripieno, così. Con delicatezza preleviamo il disco, senza farlo rompere, e andiamo a chiudere in questo modo. Stringiamo il bordo così e andiamo a formare una pallina. Ecco qua, mettiamo tra le mani, arrotoliamo e il nostro biscottino è pronto. E lo adagiamo su una placca con carta da forno e continuiamo con tutti gli altri. I biscotti sono stati tutti preparati e adesso non ci resta che infornare. Però vi do un consiglio: teniamo in frigorifero fino al momento di infornare, quindi quei 10 minuti, il tempo necessario che il forno raggiunge la temperatura. Perché? Perché la frolla, come ho detto prima, più è fredda, più il risultato sarà ottimo. E perché alla fine questo poi è il segreto per non farli appiattire in forno. Quindi teniamo in frigorifero fino al momento di infornare. I biscotti sono usciti dal forno, li ho infornati a 200 gradi per 12 minuti, forno ventilato. E questo è il risultato. Come avevo detto, non si sono appiattiti, ma sono belli gonfi. Tondi, tondi, tondi. Ed ora non ci resta che farli raffreddare e poi gustarli. Amici carissimi, i nostri biscotti cuor di mela sono pronti per essere serviti. Che profumo, ragazzi! Che profumo, veramente, una bontà. Che dire, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima e, come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.